Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Centurion, portando alla vostra attenzione un archetipo ideato da uno dei build più prolifici del formato, Nicola Improta, nonché consulente ufficiale per molte build innovative del formato sul nostro canale. Questa volta ci avventuriamo in qualcosa di esotico a partire dal color pie che andremo a sfruttare in questa lista, quelli Mardu, che non vedono particolare gioco nel formato, forse anche a causa di una certa scarsità di leggendarie interessanti. Qui però ci troviamo di fronte non a una, ma a ben due carte fuse insieme, come ci sta abituando da un po' di tempo questa parte la casa madre, con un approccio alle partite e alle meccaniche che ben si sposa con questo che offre questo Warlock assetato di potere. Questa volta vi parleremo di Extus, Auric Overlord. Siamo al cospetto di una carta doppia, da un lato creatura, dall'altra magia, e già questo potrebbe stuzzicare l'interesse di più di un deck builder, visto quanto è capace di offrire il suo lato stregoneria, nel giusto contesto. Ma andiamo con ordine, descrivendo le rispettive caratteristiche. Iniziamo da Extus, Auric Overlord, che con 4 mana, uno generico, uno bianco e 2 neri, abbiamo un Warlock umano, con forza 2 Costituzione 4, doppio attacco e un'unica abilità, molto interessante. Nella sua abilità abbiamo Arte Magica, ogni qualvolta lanci o copi una magia istantanea o stregoneria riprendi in mano una carta creatura non leggendaria bersaglio dal tuo cimitero. Passiamo ora a Awaken the Blood Avatar, che per 8 mana, 6 generici, 1 nero e 1 rosso abbiamo una stregoneria con 2 abilità, con una in grado di ridurre il costo di lancio anche sensibilmente. La prima abilità recita: come costo addizionale per lanciare questa magia puoi sacrificare un qualsiasi numero di creature. Questa magia costa 2 mana generici in meno per essere lanciata per ogni creatura sacrificata in questo modo. Mentre nella seconda c'è: ogni avversario sacrifica una creatura, crea una pedina a creatura avatar 3/6 nera e rossa con rapidità e ogni qualvolta questa creatura attacca infligge 3 danni a ogni avversario. Se il lato creatura offre un interessante meccanismo di recupero delle nostre creature dal cimitero, è nella magia che si sprigiona tutto il potenziale di questa carta, che in abbinamento ai colori a disposizione può proporre un mix di sacrificio di creatura abbinato all'arrivo di un avatar spesso decisivo per le nostre vittorie. Un gameplay apparentemente complesso, costruito su una serie di dinamiche che vedono Extus Auric Overlord, o meglio, la sua controparte Awaken the Blood Avatar, il grimaldello per scassinare le difese del nemico, impotente contro i poteri evocativi di questo Warlock umano. Ritrovandosi nella zona di comando una carta come Extus Auric Overlord, che nel suo lato stregoneria Awaken the Blood Avatar ci offre una rimozione e un bittante in grado di erodere in fretta i punti vita del nemico, appare chiaro che vorremmo sfruttare al massimo il cast della magia per gettare nello scompiglio il nostro opponente. La potenziale riduzione del costo di cast della stregoneria, che va anche a incidere sulla tassa della zona di comando, ci porterà a infarcire la lista di tutta una serie di creature sacrificabili, scegliendo in primis quelle che riescono in qualche modo a ritornare dal cimitero: Bloodcast, Bloodsucker Champion, Dread Wanderer, Goodellboss e Sacred Cat. Alcune di loro sono delle vecchie conoscenze, altre vanno a infilarsi in questa categoria, solitamente ad appannaggio del nero, approfittando del color pie allargato, ma la consistenza per proporre in fretta il nostro prezioso avatar arriva con i generatori di token: Doomed Traveler, Garrison Cat, Goblin Instigator, Hunger Walker, Hunted Witness, Jadar Ghostcaller of Nephalia, Lazarus Reveal, Legion War Boss, Mob War Marsher e Nested Scrambler. Sono ben 10 le creature che in qualche modo si riescono a rimpiazzare o propongono al loro ingresso un altro bittante, che saremo ben lieti di uccidere per far entrare prima la nostra minaccia rapida, ma a loro affiancheremo in aggiunta altre tech simili negli effetti: Beetle Blossom, Dreador Invasion, Lingering Soul e Legion's Landing. Un'importante porzione della lista quindi che ci garantirà sempre 2 o 3 creature adatte ad abbattere i costi di lancio della nostra stregoneria, senza contare che con Wake of Reflection e le sue abilità Populate potremo raddoppiare i token in campo per un board sempre importante. Anche così potremo subire le ire di avversari in grado di fermare con costanza la produzione di bittanti in campo, ma come ulteriore supporto alla strategia principale arrivano una serie di creature che possono infliggere danni diretti senza nemmeno attaccare: Dreadon Butcher, Fireblade Charger, Footlight Field, Goblin Artisan, Grim Insti e Yuri Master of Review. Sia che muoiano che restino in vita, il loro scopo principale è quello di colpire il nemico, offrendo ulteriore carne da macannone per la fame insaziabile del nostro avatar, con un plus, non di poco conto, di accelerare la nostra vittoria erodendo in fretta i punti vita del nemico. Con finalità simili, ma anche pronte a ingrossare le statistiche dei nostri bittanti, arrivano Goblin Rebel Master e Judith Scourge Diva, perché alla fine potremo pur sempre attaccare con le nostre creature, prima di sacrificarle sull'altare del nostro Warlock umano. Inoltre, attingendo al cimitero come una risorsa con Grim Lavamancer, potremo lanciare in faccia al nemico gli ultimi danni, quando ormai avremo finito la benzina o potrebbe diventare arduo finire il nostro avversario. Con tutte queste creature nella lista e il nostro costante desiderio di vederle morte, è chiaro che saranno utili tutti gli escamotage per riportarle in vita e grazie a Gadim Awakening, Claim Fame, Reanimate e Un'Art potremo soddisfare anche questo aspetto, dando ancora più solidità alla nostra azione.
In tutto questo concitato desiderio di uccidere i nostri bittanti potremmo volere comunque qualche picchiatore solido, come Martin Saul, Mortician Beetle e Stone Cold Stampede, sempre mantenendo una curva mana esigua, insieme alle meccaniche che mettiamo in campo con questa build estrema. A supporto di questo particolare piano non possono mancare tutti i ping effect, basati sulla morte delle creature, e come Blood Artist, Corpse Knight, Cruel Celebrant e Zulabot Catru, iniziamo a intravedere un'altra linea di gioco che ci mette anche al sicuro, con alcuni train effect, da avversari più veloci di noi. Anche con Bastion of Remembrance e The Meat Massacre gettiamo le basi per rendere la vita dei nostri avversari un vero inferno, colpendo ripetutamente i loro punti vita mentre noi banchettiamo con il nostro board. In tutto questo desiderio di morte fa comunque capolino Ragavan Nimble Pilfere, più per il suo value intrinseco che per reali esigenze nella build, ma è pur sempre una creatura, che quando non sarà più utile potremo darla in pasto al nostro crudele avatar. Considerando quanto siamo aggressivi con Estus o Rick Overlord, o meglio con Awaken the Blood Avatar, nel tenere a bada il board avversario, teniamo solo qualche slot di contorno per controllare meglio le minacce più difficili, soprattutto quelle che non può gestire il nostro avatar. Per avere sempre una carta in più da giocare utilizzeremo con profitto Dark Confidant, un Lucky Witness e Skullclamp, in particolare l'artefatto che può fungere da enabler per la morte dei nostri bittanti sacrificabili o per qualcosa che morirà sotto la falce del nemico. Per impoverire ancora di più il board avversario, visto che il nostro avatar non è evasivo, adotteremo alcune tech come Fort Bridge Prowler, Hordes of Pontiff e Shammering Gas, che possono disseminare dei segnalini -1/-1 alle creature del nemico più corpulente, depotenziandole le statistiche a nostro vantaggio. Analogamente, Zealous Persecution può svolgere questo compito, ma può anche pompare il nostro lato del tavolo dandoci modo di affrontare una combat a testa alta, a dispetto delle statistiche misere che solitamente avranno i nostri bittanti. Come minima protezione alle interazioni avversarie useremo Tic Tacker, che può rallentare un minimo l'avversario e alla peggio produrre per la sua morte un nuovo pezzo sacrificabile, per la fame insaziabile del nostro ingordo avatar. Per insistere sui punti vita del nemico, oltre ad avere una carta flessibile per colpire le sue creature, annoveriamo Chain Lightning e Lightning Bolt, carte dagli usi molteplici, visto anche le sinergie presenti tra i 99 di questa strana build. Come rimozioni vere e proprie ci limiteremo a Dismember, Sword to Plowshare e Conclave Trimola, quest'ultima ottima con la sua abilità Convoke, a entrare presto in campo, togliendo di mezzo carte altrimenti problematiche per i colori a disposizione. Altra carta particolare perfetta per castare prima la nostra stregoneria è Claim the Fistborn, che con il suo stile effect ci può donare una creatura dell'avversario per anticipare la venuta del nostro avatar, liberando il campo da un potenziale bloccante fastidioso per le nostre combat. Vista la presenza di alcuni artefatti e incantesimi chiave per la nostra strategia, inseriremo Enlightened Tutor per dare maggiore consistenza a questa tech, con un tutore estemporaneo unico, funzionale e versatile a sufficienza per questo archetipo. Infine, per dare consistenza alla nostra azione, che punta al mid-game per dare al meglio, annoveriamo alcuni viandanti, Chandra Corrid of Flame e il nuovo Obnixis the Avensary, che potremo copiare facilmente, e Kitheon Hero Acros nella sua trasformazione in Gideon Battleforged. Un manipolo di viandanti a supporto dei nostri piani di conquista, che si muovono di concerto per valorizzare al meglio la zona di comando, che offre una stregoneria che scardina dalle fondamenta i concetti del formato. Quando siamo di fronte a un deck builder che ama sperimentare come Nicola in Prota, è facile intuire l'interesse attorno a questo Exus o Rick Overlord per la realizzazione di una nuova lista, vista le peculiarità intrinseche di questa leggendaria. Avere a disposizione nella zona di comando una stregoneria non è certo cosa di tutti i giorni. Se poi questa magia ci offre un doppio vantaggio tra il sacrificio di un pezzo dall'avversario abbinato a un bittante di peso, per ben 6 danni a turno, per un clock non certo leggero da sostenere. Di certo ci si deve ingegnare per rendere funzionale questo tipo di approccio, infarcendo la lista di molti pezzi adatti ad essere sacrificati, anche più volte, per soddisfare l'insaziabile appetito di questo avatar, ma i colori a disposizione sono provvidi in tal senso. Quindi una nuova sfida per questo prolifico giocatore, ma a giudicare anche dai risultati nei recenti tornei online, questo Exus o Rick Overlord potrebbe riportare in auge, con le sue tech, i colori Mardu, da diverso tempo messi in ombra a dispetto del loro potenziale. Con questo Exus o Rick Overlord, il nostro Nicola in Prota non ha dovuto inventarsi strani algoritmi per costruire un piano di gioco particolare, visto che le esigenze nella zona di comando erano chiare, così come gli intenti per rendere funzionale l'evocazione del nostro avatar. Quindi bisognerà puntare a mani iniziali che preparino il board per la sua evocazione, con uno stuolo di creature adatte ad Arciveglio con la loro morte prematura, in un piano al massacro che ricorda molto da vicino i mazzi a base Aristocrats delle DH. Non punteremo però a una costruzione lenta o esclusivamente ai ping effect inseriti tra i 99, anzi l'idea è quella di attaccare con forza con il nostro avatar, indebolendo con alcune tech di contorno il board del nemico, lasciandoci campo libero per attaccare.
Un'azione a tenaglia che si muove su più fronti e può sostenere partenze a strappo anche importanti, a dispetto del costo di cast della stregoneria non certo leggero, se viene paragonato alle scelte più tradizionali presenti al momento nel formato. Se avrete poi modo di seguire il commento al gameplay che vede in azione questo Exus Oric Overlord, vi rendete conto di quanto possa essere versatile, veloce e potente questo strano archetipo, ideato ancora una volta da un deck builder d'eccellenza. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Exus Oric Overlord si posiziona nel meta 101 rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Con un archetipo così particolare non ci sono delle vere distinzioni su specifiche categorie, piuttosto verso stili di gioco diversi, dove il numero delle creature in campo, dal lato dell'opponente, possono fare la vera differenza. Verso aggro, midrange o tempo deck è chiaro che saremo piuttosto favoriti, visto l'accanimento verso le loro creature, che non saranno mai troppe per intralciare l'avanzata del nostro possente avatar. Se invece dobbiamo affrontare dei combo deck o mazzi che popolano pesantemente il board, tutto si va a complicare, anche per l'incapacità del nostro bittante migliore di evadere i blocchi fastidiosi, che ne tarpano troppo potenziale con l'avanzare della partita. Con l'intuizione di Nicola Improta nello sfruttare Exus Oric Overlord, o meglio il suo retro Awaken the Blood Avatar, sono arrivate poi piccole limature per cercare di rendere ancora più efficace questa build, che unisce un mix potente sotto molti punti di vista. Forse quello che manca al momento rispetto alla lista che vi abbiamo mostrato in questo video è qualche motore di card advantage aggiuntivo, ma con carte come Light Up of the Stage, Village Rite e Body Count si potrà facilmente ovviare al problema. Di certo si tratta di un mazzo particolare, complesso nella sua gestazione e messa in campo, quindi se vorrete approcciarvi a questo Exus Oric Overlord dovrete prendere dimestichezza con le sue dinamiche particolari, per non impantanarvi con le vostre stesse mani. Siamo arrivati al termine di questa analisi, ringraziamo Nicola Improta per averci mostrato la sua creazione, basata su un generale atipico che lascerà di stucco più di un avversario, che non saprà come prendere le misure con la sua controparte bellicosa. Se volete sfruttare il potenziale di Colori Mardu con un gameplay insolito e innovativo, proponendo un approccio al formato stimolante, questo Exus Oric Overlord potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se il vostro meta locale pullula delle prede naturali con cui il vostro avatar si ciberà volentieri. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.